Storie di pupi e di pupari. Come tutte le storie c'è un inizio, c'è anche una fine. Ma nella nostra famiglia, nella marionettistica dei Fratelli Napoli, i pupari in Catania dagli inizi del 1900, ancora la parola fine non è stata scritta. Ricordo che il Teatro dei Pupi era un teatro di quartiere e Catania era ricca e dotata di un patrimonio di oltre 12 teatri dell'Opera dei Pupi che ogni sera alzavano il sipario e regalavano ognuno, con la propria capacità artistica del gruppo, della compagnia che agiva, quell'ideale di giustizia, quegli atti eroici. E quindi il pubblico dell'Opera dei Pupi frequentava il Teatro dei Pupi non per andare a vedere uno spettacolo, non era andare a vedere qualcosa, era andare a partecipare a qualcosa, al rito e al mito dei paladini di Francia. Siamo ancora qui a raccontarlo alle nuove generazioni, perché tutti gli altri miseramente e storicamente quasi tutti cedettero le armi in quella che fu la Roncisvalle dei pupari. Ricordo che questo termine Roncisvalle o la valle di Roncisvalle, che ci richiama al valico di Cisa e i Pirinei, rappresentava la morte dei paladini, la morte di Orlando, la morte di Oliviero, di Avino, di Avolio, di Sansonetto. Tutti perirono per il gran tradimento di Gano di Magonza. E il pubblico dell'Opera dei Pupi si listava di nero perché questa era anche la fine dell'utopia del popolo siciliano. Questi teatri si smisero tutti, i pupi andarono a finire nei forni a legna, gli ottoni delle armature nei rattomatori di metallo. Mio padre non volle, decise che i suoi pupi non dovevano morire. Quando le mie mani incominciano a prendere e a stringere gli attrezzi dei miei maestri, che sono attrezzi semplici, un martello, un puntiglio, una cessoia, un bulino, e quando taglio sotto i loro occhi un pezzo di inerte metallo, ancora lì, senza un'anima, senza una forma, senza niente, lo sagumo, lo appoggio sotto i loro occhi sulla piastra di pomo e comincia il rito cadenzato da un tintinnio uguale, isocrono, che scandisce questo tempo è un tempo che non c'è più di coloro che hanno usato prima di me quegli attrezzi, e punto dopo punto, colpo dopo colpo, nasce magicamente sotto i loro occhi, si imprime nella lamina quella che è l'essenza di un sapere, di una conoscenza, quello che io desideravo fare da bambino quando con gli occhi stralunati guardavo lo zio Pippo Napoli prendersi questi stessi attrezzi. Sono felice di tutto questo e sono felice che ancora questa storia possa interessare, possa colpire e possa soprattutto continuare. Il puparo, ponendosi al centro del suo universo, mette a destra i buoni e a sinistra i cattivi. E conseguentemente noi abbiamo manianti da ritta e manianti da manca. Quindi manianti da dritta che tengono i pupi dritti, giusti, buoni, e dall'altra parte i manianti da sinistra, da manca, che tengono ovviamente i personaggi sinistri, cattivi, infami e traditori. Qui si applica il codice gestuale, quindi essendo nella tradizione catanese i pupi si muovono diversamente che a Palermo o in altre zone, e chi muove il pupo non lo parla, come ho detto in questa tradizione di scuola catanese. Quindi i manianti, i parraturi, i pruituri e a parratrici sono la compagine essenziale di base di un qualsiasi teatro dell'Opera dei Pupi, del tempo che fu e dei tempi attuali. Prima di salire qua sopra, il puparo anziano, il capocomico, dopo aver osservato il lungo o breve, a seconda delle intenzioni artistiche e delle capacità artistiche degli allievi che praticano il palcoscenico, a un bel punto autorizzerà uno o più di essi a salire su questo luogo sacro e a diventare manianti. Dopo il rito del battesimo sarà consegnato al giovane allievo lo zoccolo di legno, questa è una semplice piattella, rudimentale piattella di legno che verrà indossata al piede destro, tenuta ben ferma da questi legacci. Questo servirà ad accompagnare il gesto con una musicalità precisa e a scandire conseguentemente
i ritmi del passaggio del pupo, le sue movenze, marcarlo di importanza, perché il pupo, anche se grande, anche se pesante, sulla scena sarà comunque felpato. Lo zoccolo battuto nella base marcherà i movimenti del pupo, pensiamo 1, 2, 3, che potrebbe corrispondere alla visione del pupo in questa maniera mentre sta combattendo. Semplici trucchi efficaci, importanti e rituali, perché quello che non bisogna mai dimenticare che qui siamo a pieno titolo nel rito e nel mito.